Ciao a tutti amici del cancro, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami cancro, tendenze energetiche disponibili per amore e passioni di maggio 2025. Abbiamo la carta della papessa, amici del cancro. Quando c'è la papessa di solito si parla di intuizioni, potrebbe essere che qualche presa di consapevolezza, qualche intuizione, qualche premonizione anche per qualcuno potrebbe arrivare nel mese di maggio. Andiamo a vedere di cosa si tratta nello specifico con i tarocchi. Vi ricordo che le letture sono per un gruppo, è facile quindi che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla o voleste completare il messaggio, potete ascoltare l'ascendente o il segno lunare. Per capire come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida, trovate il link sotto nella descrizione del video. Sempre in descrizione trovate anche il mio indirizzo email per le consulenze personalizzate, i video corsi gratuiti presenti sul canale, uno è un corso base di metafisica sui chakra, l'altro è un corso base di tarocchi intuitivi e poi c'è anche il link al video di presentazione del seminario di approfondimento sulle famiglie reali che si terrà a inizio giugno 2025. Bene, andiamo a vedere le energie disponibili per il cancro. Partiamo con un 8 di coppe. Abbiamo la torre, ragazzi. 8 di bastoni. 10 di coppe. Asso di bastoni. 3 di bastoni. 5 di bastoni. E carro, ragazzi. Qui c'è da muoversi questo mese. Ho come l'idea che qualcuno inizi pensando di spostarsi, cercando di capire come avere di più e attraverso tutto questo processo si arrivi poi al movimento effettivo con il carro, che può essere uno spostamento fisico, qualcuno che si allontana, potrebbe essere voi che vi allontanate. Va bene, andiamo a vedere carta per carta, cerchiamo di capire un po' bene l'energia, dopodiché andrò a fare i vari esempi con i single, le coppie diciamo nuove, le coppie di vecchia data, insomma andiamo a fare un po' tutti gli esempi. Allora, partiamo con quest'otto di coppe, 5 di spade, e cavaliere di spade, voglio andare a vedere anche la torre, 2 di coppe. Cavaliere di bastoni. Ragazzi, ho proprio la sensazione che qualcuno già a inizio mese cercherà. Allora, mi suggeriscono soluzioni come parola. Io direi nuovi orizzonti. Perché con la carta della torre ho come la sensazione che qualche cosa potrebbe effettivamente cadere o dover essere destrutturato o semplicemente potrebbe non essere più così sicuro quello che avete avuto fino ad adesso. C'è anche un 8 di bastoni, qui potrebbe anche arrivare una comunicazione. Andiamo a vedere l'8 di bastoni che magari 4 di bastoni,
e 9 di spade. Sapete che ho la sensazione che possa riguardare una situazione inerente a una casa o comunque al doversi trasferire, al doversi spostare in qualche modo. Andiamo a vedere il 10 di coppe. Amanti e sole. Sì, infatti, secondo me non è, la torre non è un problema legato alla relazione in sé, è più un qualche cosa che succede intorno alla relazione o intorno a voi. Adesso poi arriverò anche per i single, però. Andiamo a vedere l'asso. Perché queste carte mi parlano bene o male tutte di un'unione familiare, di un'unione equilibrata, di sentimenti genuini, puliti, di qualcuno che ha trovato la propria metà. L'asso di bastoni è spiegato dalla morte e dalla stella. Andiamo a vedere anche il 3 di bastoni. Sento che in questa relazione c'è amore, c'è rispetto, probabilmente con questa persona potreste anche avere dei figli. Il fatto è che c'è un qualche cosa all'interno di questo periodo che non vi soddisfa appieno e potrebbe essere dovuto al, mi viene da dire anche a una certa routine che ha bisogno di essere, di ricevere una sferzata di energia. Andiamo a vedere il 3 di bastoni. 3 di bastoni, per spiegare il 3 di bastoni. E 10 di spade. Andiamo a vedere anche il 5 di bastoni. 9 di bastoni e re di bastoni. Tanti bastoni, devo dire. Qui ragazzi ho la sensazione che da un lato vogliate, per qualcuno dobbiate con la torre, abbiate voglia di qualche cosa in più, vorreste magari mettere su famiglia col vostro partner e se non si tratta di figli potrebbero essere semplicemente degli animali da compagnia o per esempio appunto costruire qualcosa con il partner o con la partner, però è come se a maggio arrivasse questa torre in qualche settore, mettiamola così, ok? Effettivamente potrebbe essere per qualcuno il settore di coppia, nel senso che potrebbe arrivare, diciamo, qualche flirt in più e quindi vi fa un po' risvegliare da, da questo torpore, mettiamola così, in cui la coppia è entrata, che ripeto, non è negativo, perché vedo che vi rispettate, che state bene con l'altra persona, che c'è un reciproco scambio. Io direi proprio che c'è anche amore, avete amanti e sole, cioè c'è proprio una purezza di intenzioni, però è come se qualcosa con questo 5 di spade non tornasse, c'è bisogno di qualche cosa di più. Vi dirò. Allora, di solito non mi piace parlare di questa cosa perché ho paura che YouTube censuri il video. Cercherò quindi di camuffare un po' l'argomento, ok? Io ho la sensazione che la relazione vada benissimo, ma che sia arrivata ad un punto di conoscenza tale, questo per qualcuno ovviamente, che manca proprio, ragazzi, la camera da letto. Cioè, non che non ci sia, però è come se fosse noiosa. Oppure è come se, non lo so, magari il o la partner fossero un po' egoisti,
o ci fosse questo calo del desiderio proprio da parte vostra, per qualcuno è proprio la morte del desiderio, però sento che non è dovuto, cioè non è la coppia in sé che non va. Secondo me è qualche componente esterna con questa torre che arriva e vi fa passare un po' la poesia. Se foste uomini e aveste problemi di impotenza o in questo periodo sentite che non avete tanta voglia, ehm, allora un consiglio qua che vi danno è di andare a nuotare in piscina. Non s Ragazzi, guardate, io quello che sento ve lo dico, però sarebbe curioso per gli uomini all'ascolto che lasciassero un commento in questo senso, se effettivamente quando vanno in piscina si sentono rinvigoriti. Non voglio che lasciino un commento nel caso ci siano problemi, ovviamente. Però andiamo a vedere il carro. Re di spade e 10 di pentacoli. Ragazzi, io dico che un movimento qui c'è, prenderete in mano le redini della situazione, capirete qual è la strada giusta da percorrere, qual è la via più vantaggiosa per voi, ma anche per l'altra persona. Io sento che c'è un'unione molto forte da un punto di vista spirituale, però è come se da un punto di vista concreto, diciamo a inizio mese, ci fosse questa, siccome c'è la torre, ragazzi, è come se arrivasse qualche notizia che un po' destabilizza. Mm, Ripeto, per qualcuno sento che potrebbe avere a che vedere con una casa, il fatto di dover traslocare, magari per questioni lavorative vi porta a dover spostarvi con la casa. E quindi potrei anche capire perché da lì tutte queste problematiche che potrebbero subire, i troppi pensieri, lo stress, gli impegni, il poco tempo. È anche chiaro che uno arriva a casa la sera che vuol solo dormire, non vede altro che proprio il cuscino, altro che. Quindi, insomma, andiamo a vedere settore per settore. Allora, partiamo dai single. Qui ragazzi io devo dire che secondo me, a parte che per chi avesse qualcuno in testa o diciamo per chi fosse consapevole dei corteggiatori intorno, devo dire che c'è una persona effettivamente che vi gira intorno, ma che non è molto diretta, non è molto chiara, non vi fa capire bene, eh, vi fa capire che è interessata, potrebbe anche essere abbastanza, come vi posso dire, piena di sé, dare per scontato certe cose, insomma, però è come se non vi convincesse. E diciamo che questa torre in questo caso potrebbe essere o il fatto che realizzate che vi stavate sbagliando su questa persona, oppure io qui ho la sensazione che potrebbe avvicinarsi qualcuno a voi che mai più avreste pensato. Cioè, è come se ci fosse una, perché c'è anche un otto di bastoni, una comunicazione, un dialogo, cioè l'andare verso qualcosa di nuovo, qualcosa di più prospero, qualcosa che può crescere, qualcosa o qualcuno, nel senso la relazione, mettiamola così. C'è proprio una forte proiezione in avanti e vediamo che alla fine del mese, essendoci il carro, vi dico che si prenderà la decisione giusta. Sento in direzione di questa persona. È come se la papessa arrivasse per dirvi, ok, conosci questa persona nel mese di maggio, sarà molto importante la comunicazione e condividere i valori. Qui c'è un tema legato alla casa, ragazzi. Cioè, vi dico che o uno dei due è senza casa e quindi c'è come questa cosa del ok, ma io non so dove vivere o cose di questo genere. O qualcuno chiede asilo politico o potrebbero anche ospitarvi
se per caso la relazione fosse a distanza. Non credo che sia così tanto a distanza, eh. È una persona piuttosto vicina a voi. Però sì, con questo carro c'è una decisione, un movimento. Potrebbe essere un viaggio, il decidere di fare un viaggio, però come la sensazione che qui qualcuno decida di allontanarsi da dov'è adesso, a inizio maggio, ehm, perlomeno con l'otto di coppe è un'idea, scusate, è un'idea che si sta formando, però secondo me poi con il carro si sviluppa questo spostamento, questo movimento. Vi dico, la persona c'è, arriva. Ehm, e che voi non vi sento così carnali in questo mese come invece vorrebbe l'altro o l'altra e che per voi è come se fossero più importanti altri temi da definire prima di andare avanti con la conoscenza. Fatemi sapere poi se vi risuona. Allora, per quello che riguarda invece le persone che sono in una relazione, allora, se la relazione non va bene, da un po' vi dico già che ci potrebbe essere qualche sorpresa nel mese di maggio. Io qui ho la sensazione che qualcuno decida, stia pensando, insomma, di spostarsi, di muoversi e a fine mese questo movimento ci sarà. Vi dico, in realtà non sento che la relazione non vada bene del tutto, cioè è come se fosse un sentimento pulito, ma poi da un punto di vista magari chimico o pratico, cioè o in camera da letto o magari da un punto di vista finanziario piuttosto che negli interessi, insomma, non ci fosse tutta questa linearità tra voi due. Ehm, Vi dico, il carro mi parla di movimento. Ci potrebbero essere delle questioni da risolvere con il vostro partner e vi dico che con questa torre qualcosa casca. Non credo che metta in crisi la relazione in sé, ma è più un lato, secondo me, della relazione. Che vi dico, uno può essere il fatto che ci siano interessi diversi o che in questo momento uno di due non abbia tutto questo interesse per il mambo orizzontale. Quindi è come se non fosse tanto su quella linea d'onda, quei due settori vedo un po' lì, perché poi a livello di entusiasmo di coppia, unità, gioia, cioè io vi sento bene. È un po' il sesso, ragazzi, che è carente questo mese o difficile perché magari non ci si incrocia con i tempi, perché magari per qualcuno è vero, ve l'ho detto, è come se ci fosse altro che allontana da quel tema e quindi il desiderio potrebbe calare. Però in realtà l'unione la sento piuttosto stabile. È anche vero che se non va la cosa è che, bah sì, c'è anche la morte. Sì, se fosse proprio una cosa brutta, cioè se la relazione fosse proprio... Io non la vedo così tanto tossica, però giustamente non so i progressi. Se le cose insomma non vi soddisfacessero più, per qualcuno questo carro può proprio voler dire il lasciarsi indietro il o la partner, perché effettivamente c'è anche questa morte che mi parla di trasformare, di cambiare qualcosa. Diciamo che non è il messaggio più forte che sento. Io non vedo tanto la rottura della coppia, ma la rottura di certi schemi all'interno della coppia. Per chi fosse in una relazione bellissima, di coppia, allora qui ci potrebbe essere la caduta della certezza del staremo sempre così, staremo benissimo così, perché no, non è così. Nel senso che potrebbero arrivare delle sorprese, ragazzi, ci potrebbe essere come la voglia di costruire famiglia, di
mettere sul tavolo certi temi di discussione e quindi voi vi rendete conto che, ah, ma allora, se per caso la storia è nebulosa all'inizio del mese, ha un buono sviluppo verso la fine del mese, non sarà semplice nel senso che le chiacchiere, le parole, la comunicazione, il modo di esprimervi, il... non è tanto quello che dite, ma il modo in cui lo dite alle volte che fa la differenza. Saranno una chiave fondamentale per riuscire a, mettiamo, di superare questa torre, mettiamola così. Quelle che potrebbero essere le discussioni, i diverbi, le divergenze. Sento che qui un punto di incontro comunque, ragazzi, credo che lo troverete. Per le relazioni che sono più o meno nì, ehm, vi dirò, secondo me potrebbe arrivare un qualche tipo di sorpresa. In questo senso, allora, all'inizio del mese non vi sento bene perché c'è questo 5 di spade e l'8 di coppe. Non avete le idee chiare? Insomma, non avete bisogno di qualche cosa di più. E ho la sensazione che questo qualche cosa di più arrivi, voi non ve lo aspettate, ci potrebbe essere come una proposta di andare oltre il punto dove siete adesso e a fine mese muovervi. Non vi nego che per qualcuno si tratta di prendere una casa dove poi potete vedervi. Fatemi sapere come vi risuona, ragazzi. Andiamo a vedere qualche oracolo, così vi do qualche indicazione in più. Qui abbiamo fotografia e parla di guardare le foto, di nostalgia e invita a fare nuove memorie. Poi abbiamo lascia. Qui parla di una separazione, di smetterla con certi schemi di comportamento. Uh, Parla anche di abbandono e di trattamento del silenzio. Ci potrei vedere l'abbandono se qualcuno decide di lasciarsi indietro qualche personaggio. Poi abbiamo camera. Mm. Anche questa è interessante questa carta perché vi dice impara dal passato. Guarda, con la sacerdotessa si tratta di guardare al di là del giusto o sbagliato, cioè non importa se una cosa secondo il vostro valore o secondo il valore di qualcun altro sia giusta o sbagliata, nel senso che è una cosa che è così, cioè la cosa bisogna prenderla così com'è fondamentalmente. Non importa se l'altro o l'altra abbia avuto ragione o torto, il punto è che il fatto è successo, ok? E poi abbiamo, oh, meno male, abbondanza. Eh, prendi o mantieni un mindset positivo e manifesta esattamente quello che tu vuoi. Gratitudine e benedizioni. Sì, ma io ho l'idea che qualche schema romperete. Ve l'ho già detto prima, secondo me non è tanto la relazione, è un qualche cosa all'interno della relazione. Datemi una carta per il 2 di coppe. Però un'altra torre, ancora una. Sì, è come se ci fosse qualche disequilibrio, qualche disarmonia all'interno della relazione da modificare, da destrutturare e ricostruire letteralmente. Fattori religiosi, oh che interessante.
La tua vita sentimentale è influenzata dall'educazione religiosa ricevuta e dal cammino spirituale che hai intrapreso. Relazioni delle vite passate, vi siete conosciuti in passato. Non ho carte karmiche in realtà. Però potrebbe essere. Però è interessante il tema del fattore religioso. Guardate, vi dirò, perché qua abbiamo un 10 di coppe e qua un 10 di pentacoli. Potrebbe effettivamente nascere il tema del ci sposiamo, piuttosto che creiamo famiglia, e effettivamente qualcuno potrebbe delimitare la direzione in questo maggio. In che direzione volete andare? Ultimo oracolo, ragazzi. Redenzione, carta numero 27. Wow, ragazzi, devo dire che è una stesa intensa. Spero che comunque vi sia stata utile, che vi abbia dato spunti di riflessione interessanti. Fatemelo comunque sapere nei commenti, che a me piace sempre leggerli. Se volete iniziare un percorso di crescita con me basato sulle credenze limitanti, mi potete scrivere una mail, io poi vi mando la lettera di presentazione dove vi spiego come funziona. Diversamente lo stesso lavoro lo potete anche fare con la sezione degli abbonati. Anche in quei video spiego temi che riguardano sia le credenze limitanti, che comunque sono trattate in modo un po' più generale rispetto a quando faccio le sessioni personali, però è già un buon materiale. E poi ci sono anche temi di metafisica, di metamedicina, ci sono meditazioni per aiutarvi a sbloccare i blocchi energetici, piuttosto che, insomma, è un po' tutto quello che ho imparato io, e che è servito a me nel mio percorso evolutivo. Quindi, se volete dare un'occhiata ai temi che vado via via trattando, vi basta entrare nelle playlist con le copertine lilla. I titoli dei video si vedono, sono pubblici, così perlomeno vi fate un'idea. Detto questo, ragazzi, vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!